Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme le meringhe, anche chiamate spumoni o spumiglie. Le meringhe sono dolci composti da albume e zucchero che insieme formano una spuma molto densa che asciugandosi in forno solidifica e forma dolcetti friabili e golosi. Iscrivetevi al canale e partiamo subito con la ricetta. Per preparare delle meringhe perfette versiamo in una ciotola 4 albumi d'uovo grandi e più precisamente 150 grammi. Frulliamo ad alta velocità con la frusta per incorporare più aria possibile. Per favorire questo processo è importante che l'albume sia a temperatura ambiente e che la ciotola e la frusta siano ben sgrassate. Solitamente noi utilizziamo una ciotola esclusivamente dedicata alla lavorazione dell'albume. Quando l'albume si gonfia e inizia ad addensarsi, abbassiamo leggermente la velocità dell'impastatrice o dello sbattitore elettrico e versiamo a pioggia, poco alla volta, 300 g di zucchero semolato. Quindi riportiamo la velocità al massimo fino a quando tutto lo zucchero si sarà completamente sciolto. Ogni tanto proviamo a verificare se nella massa ci siano ancora granelli di zucchero, assaggiando o tastando la meringa tra le dita. In tutto abbiamo lavorato gli albumi per circa 12 minuti. Al termine della lavorazione la meringa si presenta molto densa e di color bianco lucido. Portiamo la meringa in una sacca poche eliminiamo ogni traccia di aria e formiamo i dolcetti su placche da forno rivestite con carta da forno. Ad esempio, con il beccuccio 2C creiamo delle rose. Delle meringhe a forma di S. E dei ciuffi a punta. Per ricavare in modo più semplice le spumiglie, possiamo incollare la carta alla placca da forno utilizzando un po' di meringa. Possiamo anche colorare il composto con colorante alimentare in gel o pasta concentrata o colorante in polvere. È importante che il colorante in polvere venga aggiunto in forma liquida. Quindi sciogliamo la polvere in pochissima acqua, mischiamo bene e aggiungiamo poco colorante alla volta fino ad ottenere la tonalità desiderata. Mischiamo delicatamente con movimenti circolari usando una spatola o un cucchiaio per non smontare il composto. In descrizione trovate il link alla ricetta stampabile
e il link allo shop online dove potete trovare accessori di pasticceria e tutto ciò che vi serve per realizzare questa ricetta. Quindi formiamo altre meringhe con il beccuccio Decora numero 796. E delle simpatiche mini spumiglie con il beccuccio numero 12. Possiamo anche guarnire le spumiglie con della Monpariglia. A questo punto inforniamo in forno statico preriscaldato a 100 gradi per circa 2 o 3 ore, proteggendo le meringhe dalla resistenza superiore e lasciando lo sportello del forno parzialmente aperto, inserendo una cucchiaia di legno per bloccare lo sportello nella posizione corretta. Il tempo di cottura varia a seconda della dimensione delle meringhe. Quando le spumiglie sono pronte, si staccano facilmente dalla carta da forno, non si attaccano alle dita e sono ben asciutte al centro. Spegniamo il forno e lasciamo nel forno le meringhe fino a completo raffreddamento. Poi possiamo anche immergerle nel cioccolato fuso o decorarle sempre con il cioccolato. Consumarle subito o conservarle in un contenitore a chiusura ermetica lontano dall'umidità. Con questa ricetta abbiamo preparato 3 placche da forno con meringhe di varie misure. Se questa ricetta ti è piaciuta, clicca mi piace e condividi il video sui social. Iscriviti al nostro canale, clicca sulla campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video e se hai domande o vuoi semplicemente farci sapere la tua opinione o lasciare un saluto, inserisci un commento. Grazie e arrivederci.